Come anticipato nella diretta del 28 dicembre, oggi parliamo di una tomba particolare, la tomba 56 della necropoli della Ferrovia di Cividale. Come sempre bentornati a tutti i nostri follower e ai nuovi arrivati. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina e seguiteci su Facebook e su Instagram per altre notizie. Arriviamo all'argomento di oggi. Ce l'eravamo detto durante la diretta del 28 e tra l'altro aspettate la fine del video perché riguardo alla diretta, riguardo al motivo per questo video ed altre cosine ci sono dei piccoli annunci. Ecco, ce l'eravamo detto, il prossimo argomento sarebbe stato la tomba 56 della necropoli della Ferrovia. Perché? Beh, innanzitutto perché è una delle tombe che noi stiamo ricostruendo. Mara, uno dei membri dell'associazione, indossa il corredo che noi stiamo ricostruendo di questa tomba. E poi perché è una tomba di scavo relativamente recente, del 2012, che verrà fra pochissimo, si spera, esposta al Museo Archeologico Nazionale di Cividale, ed è una tomba che ci permette di affrontare un argomento molto sentito, molto richiesto dai nostri Patreon, che riguarda l'identità dei Longobardi. Questa tomba, dicevamo, è stata ritrovata nel 2012 e secondo le analisi condotte dagli esperti dovrebbe essere collocabile intorno all'ultimo trentennio del VI secolo, quindi una tomba molto vicina al periodo della migrazione, alla cosiddetta prima generazione immigrata. Eppure è una tomba piena di aspetti interessanti. Partiamo dalle basi, è una tomba femminile. È una tomba femminile con corredo e fino a qui tutto rientra negli elementi tipici dei ritrovamenti longobardi. È una tomba femminile con corredo all'interno di una grande necropoli longobarda già nota e poi reindagata nel 2012. Tutto nella norma. Però, com'è composto questo corredo? Beh, questo corredo è molto singolare e parla di una percezione dell'identità dell'inumata sfumata, per usare un eufemismo. Voi sapete molto bene che citiamo spessissimo i recenti studi sul DNA che dimostrano come appunto l'identità longobarda, proprio per la scelta di non mischiarsi alla popolazione autoctona per un paio di generazioni, paia molto più solida ultimamente di quanto sembrasse in base agli studi del passato più recente. Ciò non toglie che il periodo delle migrazioni fosse un periodo in divenire, con individui fosse un periodo in divenire, con individui a metà fra una realtà e l'altra. Questo è forse il caso della nostra tomba 56. L'inumata ha circa 25 anni al momento della morte, diciamo fra i 25 e i 35, ma più vicina ai 25. È in buona salute, quantomeno da quello che si può intuire dalle analisi ossee, ha vissuto bene, è stata ben nutrita, non ha avuto quindi tutti quei problemi derivanti dalla malnutrizione o dagli sforzi eccessivi. Ecco che però, intorno al capo, gli archeologi trovano degli elementi molto interessanti. Trovano degli elementi che servono a fermare qualcosa che sul capo viene posto. Noi tradizionalmente quando ci occupiamo di longobarde facciamo riferimento al velo e questo è il caso della nostra ricostruzione della 56. Gli archeologi fanno anche riferimento in questo specifico contesto a delle cuffiette che erano in uso nel contesto romano-bizantino. Perché? Perché gli elementi sono leggermente diversi da quelli che tradizionalmente troveremmo in una tomba femminile longobarda. Zelda? No. In particolare, sul capo troviamo prima di tutto una spilla a forma di colomba, un unicum per l'Italia. Non ci sono al momento, nel 2012, quando viene ritrovata, paragoni sul suolo italiano, mentre ce ne sono nel bacino pannonico e nel mondo romano-bizantino orientale. Una colomba in peltro dorata. Accanto a questa si trovano due grandi spilloni laterali, con la parte appuntita sempre in peltro, ma la parte terminale in oro lavorato a cestello, che probabilmente in origine doveva avere al suo interno anche una perla oggi persa. Infine, l'ultimo elemento era un grande ago crinale, di nuovo in peltro ma con delle parti dorate, che probabilmente finiva
per fissare completamente la cuffia barra velo, o forse entrambe. La fibbia della cintura, che soprattutto nei corredi maschili è fonte di grande informazione, in questo contesto di nuovo ha una identità fluida, appartiene a una tipologia che è presente in buona parte dell'Europa barbarica, perché è di derivazione romana e presto acquisita dalle popolazioni germaniche. Spostandoci verso il basso, incontriamo invece una miriade di fibbie e linguette che gli archeologi riconducono alla chiusura dei calzari delle scarpe e al sostegno delle calze o delle fasce sulle gambe. Nel nostro caso ricostruttivo abbiamo optato per delle calze, un po' per dei paragoni con i colleghi Oltralpe e un po' perché troviamo che supponendo che al di sotto della veste femminile non ci fossero dei pantaloni, le fasce di lana arrotolate sulla pelle nuda tendono a essere meno performanti rispetto che arrotolate sulle braghe, quindi noi abbiamo optato per delle calze. Anche in questo caso siamo di fronte a elementi in peltro, fibbia e puntale. In passato questa tipologia di fibbia dai cultori della materia longobarda veniva definita, come da Brozzi, e ricordataci dal dottor Fabio Pagano, a testa di cavallo. Ora questa definizione non si usa più, ma è molto utile per capire la forma di queste fibbie. E quindi se ne trovano due per fermare le calze sotto il ginocchio, fibbia e linguetta, poi se ne trovano altre due in coppia sempre per fermare o chiudere i calzari, fibbia e linguetta, e poi è presente una fibbia sfusa, non sappiamo di preciso quale fosse la sua funzione, una linguetta sfusa, non sappiamo quindi se manchi una fibbia o che altro. Anche in questo caso il materiale, dicevamo, è peltro ed è decorato a punzonature. Arrivati a questo punto, il corredo dell'inumata sembrerebbe guardare all'Oriente bizantino o al mondo tardo-romano. Ecco che però, sotto la zona del torace, scavando, compare un elemento che è una cartina tornasole di entità longobarda. Una fibula ad esse, una meravigliosa fibula ad esse, singola e non in coppia come tradizionalmente viene ritrovata nei corredi di prima generazione, e appartenente a quello stile che originariamente viene identificato come produzione pannonica e successivamente, in realtà per una leggera variazione delle dimensioni, come un sottotipo, una primissima produzione sul suolo italiano, in questo caso friulano, sul modello di quella pannonica. A chi ci troviamo di fronte quindi? A qualcuno che sia adeguato ai costumi romani? Ma stiamo parlando della fine del VI secolo, sarebbe un'acculturazione velocissima e non coerente con tutti gli altri corredi femminili delle necropoli cividalesi e non solo, che invece mantengono una forte identità in questo periodo. Siamo allora forse di fronte a una donna di origini tardo-romane o romano-bizantine che però si è unita in matrimonio, perché comunque porta un simbolo tipicamente longobardo, viene sepolta in una necropoli longobarda e quindi in contraddizione con la tendenza che invece indicano i dati genetici degli scavi e delle indagini più recenti. Resta un argomento molto affascinante. Questo argomento, quello dell'identità, di come loro si percepissero, questi longobardi, questi romani, questo è un argomento che ci viene richiesto molto molto spesso, è uscito durante la chat, soprattutto riguardo all'VIII secolo, e di recente Diane, una delle nostre Patreon, ci ha chiesto se eravamo intenzionati a produrre un contenuto su questo argomento. Ecco, la risposta è sì, è un argomento però delicato, scivoloso, che va trattato con attenzione, quindi non sarà il prossimo video. Invece, in merito ai prossimi video, sempre dai nostri Patreon è venuta la proposta di un approfondimento che noi in realtà avevamo già realizzato un paio d'anni fa, all'inizio del canale, ma che ci sembrava un pochino rischioso in quella fase, cioè che potesse portare la percezione di come il canale veniva identificato dal pubblico lontano dal nostro focus. Ora che dopo tanti video ci sembra piuttosto chiaro che parliamo di Longobardi e di archeologia e storia longobarda, potremmo ripermetterci di approfondire un argomento molto sentito, perché se ci sono due insiemi che si toccano molto spesso sono quelli fra gli appassionati di archeologia e di storia altomedievale e i lettori del professor Tolkien. E sebbene gli argomenti sembrino scollegati, in realtà ci sono dei collegamenti fra Tolkien e i Longobardi. Ne parleremo in uno dei prossimi video.
Un ultimo appello. Se vi è piaciuta la diretta, che comunque potete ritrovare e recuperare qui sul canale, mi raccomando scrivetecelo, perché pensavamo di poterne realizzare una ogni mese e mezzo, 2, però questa volta invece che a braccio su un argomento condiviso con voi. Fatecelo sapere. Scusate, ho dovuto recuperare Zelda dal mobile delle apparecchiature di registrazione che stava completamente demolendo. Vi lascio con 2 ultime osservazioni sulla tomba 56 e in particolare sul nostro approccio ricostruttivo. Da un lato, quando raccontiamo al pubblico questa tomba e la paragoniamo con un'altra ricostruita da una delle nostre membre, cioè una tomba di San Mauro, una tomba molto ricca, sempre legata alla prima generazione, ecco che noi definiamo la tomba 56 la tomba voglio ma non posso. Più che altro per la grandissima presenza di peltro, di un materiale quindi non ricco, ma che chiaramente si accompagna a materiali più ricchi e che vuole riprodurre elementi molto importanti. Da qui la nostra battuta, più che altro per fissare nella mente della gente il riferimento alla tomba voglio ma non posso. Una cosa molto importante è che chi ci conosce sa che noi siamo ricostruttori, però non sempre siamo all'altezza dei grandi capolavori prodotti dai Longobardi, anzi molto spesso. Possiamo produrre molto bene oggetti d'uso comune, ma grandi gioielli così raffinati no. In questo caso, nel caso della tomba 56, ad esempio, i 2 spilloni con la testa a castone erano completamente al di là delle nostre capacità, così come le fibule a staffa della tomba della nostra vicepresidente. Di conseguenza, in questi 2 casi, che come potete vedere sono ricchissimi e meravigliosi anche nelle versioni ricostruite, ci siamo rivolti alla fucina longobarda Mazzola, degli orefici moderni, però che guardano alla tradizione longobarda, con un piglio artistico, ma in grado di ascoltare le esigenze dei ricostruttori. E quindi dobbiamo continuare a ringraziarli se oggi possiamo mostrarvi queste ricostruzioni, proprio perché senza di loro non saremmo stati in grado di realizzarle. Bene, per oggi è tutto, spero che il video vi sia interessato, fateci sapere se c'è qualche altro argomento che vi interessa e rispondete nei commenti se le piccole anticipazioni sui prossimi contenuti sono di vostro gradimento. Mandi!